California. Luca Foschini e Alessa Signorini, laurea al Sant'Anna di Pisa, sono tra i cofondatori di Evidation Health. 2 sedi, a Santa Barbara e a San Mateo, e un centinaio di collaboratori per interpretare i dati prodotti dalle persone e capire come interagiscono con la salute. Per esempio l'orologio che porto e questi 2 anelli che porto misurano in modo continuo il mio livello di attività, il mio battito cardiaco. Un caschetto può misurare le onde cerebrali, un contapassi il movimento, una bilancia digitale rileva anche la pressione sanguigna. Questo apparecchio è capace di misurare i movimenti degli occhi. Il punto è come dare un significato a questi dati. L'intelligenza artificiale ci permette di analizzare grandi quantità di dati con tante variabili che sarebbe molto difficile fare manualmente. Si tratta di integrare queste informazioni con il resto dei dati clinici di una persona e cogliere tendenze e anomalie. Dare 500 milioni di data point al dottore non aiuta il dottore a fare il suo lavoro meglio. Vanno sintetizzati con sistemi validati in modo tale che il dottore li possa usare in campo clinico. Una rappresentazione grafica di parametri vitali misurati di continuo per un lungo periodo e al di fuori dell'ospedale. Questo è il monitoraggio di un paziente a cui è stato sostituito un ginocchio. E poi vediamo che l'attività fisica pian piano riprende molto lentamente. Questa è un'immagine molto più chiara del decorso clinico post-operatorio, però sono anche 500.000 di data punti. In questo modo diventa evidente se il paziente sta recuperando o no. Oggi come oggi il paziente viene mandato a casa con delle istruzioni su cosa fare, gli viene detto ci vediamo tra 3 mesi o se hai problemi torna. Un sistema di questo tipo permette al dottore di capire dov'è il paziente nel recupero e intervenire se è necessario. Se non confiniamo la sanità esclusivamente nei limiti dello spazio